Dimmi se la vedi. Mi presenta questi 3 emoticon. Il cuore spezzato, Sì. poi Una delle 2 parti è più grande, da destra o l'altra da è come un sinistra? picco allora, la destra è più piccola. Mhm. La seconda e la terza emoticon? E un microfono Mhm. e poi la faccina con la linguetta in alto, che si riferisce in generale al mangiare da vari punti di vista, ecco, che può essere la golosità, l'apprezzamento del cibo, comunque l'universo cibo. Va bene, Patrizia non è presente nel video, ti dà l'autorizzazione? La vedo come imprigionata dietro lo schermo proprio del telefono, in trasparenza, al di là di queste emoticon. Ok, E ce mi l'ho. fa un sì di cui io non riesco a cioè riesco solo a leggere il labiale, non Va bene. sento la voce. Causa esoterica Monica di questa sessione casino. Senti, è un momento difficile per tutti e 3, per me, per te, per lei. Mm, davvero? Sì. Perché? Non puoi dirlo. Dai, parliamo di Patrizia. Eh. Allora, Patrizia la vedo proprio spersa, la vedo proprio come quasi che sta affogando e che si sta lasciando affogare. Non sta più di tanto opponendo resistenza, sta subendo. Addirittura mi ha mostrato il manifesto del cinema, Il silenzio degli innocenti, e mi fa vedere, io non mi ricordo se era questa l'immagine del manifesto, questo volto con la bocca cucita, Sì, è questo, sì. e mi fa vedere proprio questa incapacità di comunicare, di essere ascoltata, ma mi fa vedere anche tutto il buio intorno. Quindi anche questa situazione in cui non sa come muoversi, non può spostarsi, non sa come agire. Monica, vibrazione, Quasi 3 miliardi. consapevolezza, 122%. PS, 41. vite, 2018. cervello, 6.3. entità eteriche, C'è un rinoceronte, ci tiene molto a farmi vedere questo corno centrale. Secondo me c'è anche un problema di tradimenti. Ma, questo rinoceronte me lo dà come riferimento al secondo universo. Mi fa vedere l'elemento corna caratteristico del secondo universo. Però la cosa bizzarra è che mi fa vedere anche un gatto nero con il cornino, esattamente come ce l'ha il rinoceronte, però piccolino. Anche il gatto nero ce l'ha il corno. quindi un felinoide è un essere del secondo universo
che tutti e due indicano l'infedeltà subita o praticata. Guarda, mi viene la parola proprio tradimento, come se fosse anche a più ampio respiro, non parlo solamente di un tradimento di coppia. Plausibilmente c'è anche questo, però in generale come se lei sentisse di essere tradita dalle persone. So, c'è anche come una componente di violenza perché mi sta bersagliando di informazioni, mi sta già facendo vedere il nome del progetto, però adesso parlando delle interferenze, ehm, dunque quindi abbiamo detto il rinoceronte e questo gatto col corno, poi mi fa vedere un martire, la figura di un martire Mhm. che è un pleiadiano. Basta. E una tigre. Zeus. EDL. 4. Va bene. Nome del progetto. Caligola. Quali altre informazioni ti sta facendo vedere bersagliandoti? Mi fa vedere questo, vabbè, Caligola, che era l'imperatore romano. Mm, vabbè, lui molto sanguinario, però come se mi volesse far vedere più che altro l'aspetto del tradimento, perché lui è stato non solo tradito, quindi poi è stato ucciso, ma lui stesso ha tradito, perché alcune persone che l'avevano appoggiato per salire al potere, lui poi le ha condannate a morte. Quindi Mm. così, questo è il concetto del tradimento. Ci sono Poi, entità mentali? No, dimmi. sì, sì, sì. Allora, entità mentali. Allora, mi fa vedere volere volare. mm, e me la dice con una certa amarezza, come se quella fosse, mi dice un livello 4, 3, 4, come se questa fosse la sua aspirazione volere volare. In verità, quello che lei vive effettivamente è questa sensazione di stare annegando. Quindi l'esatto contrario, no? Sta sprofondando giù. La sua ambizione sarebbe quella di volare. Mhm. Quindi proprio questa sensazione brutta dei due contrasti. Mhm. Mi dà 6 start stop. Di nuovo questi due contrasti, come se ci fosse stato un inizio della sua vita. Poi c'è lo stop della sua vita da ogni punto di vista, sia come sogni, che come ricordi, che come gioia di vivere, che come soddisfazioni, che come vedere portata a compimento l'essere moglie, l'essere madre. Cioè tutto questo è iniziato, poi si è brutalmente stoppato. Ok. 4 e 6, poi? Secondo me c'è una dipendenza, ma io non riesco a capire che dipendenza è. Cioè, allora, potrebbe essere il cibo, il fatto di mangiare spesso, che le dici io non mangio tanto, mangio spesso, in realtà è un modo per tenere in piedi una dipendenza, eh,
con una sorta anche di autoinganno, raccontandosela. Mangia poco. Sì, però secondo me c'è anche qualcosa relativo al gioco. Ma è un'entità mentale questa? Eh sì, sì, sì. Livello? 7. Rifaccio la domanda perché non mi ricordo la risposta. Qual è la causa esoterica di sto pasticcio di oggi? Al di là del fatto che Patrizia non ha letto la mail e non ha visto che serviva Skype, pensava che ci connettessimo con la mente. Non so, si sono agganciate le nostre difficoltà, ehm, creando una specie di piramide e- ed è come se fosse creata una sorta di amplificazione, di cassa di risonanza. Eh, A me sinceramente io non vedo delle difficoltà mie o tue in questa storia, ma semplicemente una persona che non ha letto la mail. Tutto qui, quindi le mm, difficoltà sono di Patrizia, non sono né mie né tue. Tutto lì. Io magari non ho verificato, ma prima volta in 6 anni, per cui voglio dire. no, sono difficoltà in altri ambiti, non... Parliamo di Patrizia, quali sono le cause esoteriche di questo casino pasticcio di oggi? Chi è? Il primo felinoide, il secondo felinoide, Zeus, la Mantide, i Pleiadiani o la 4, 6 e 7? Decisamente. Il rinoceronte mi fa vedere che con tutta la sua pesantezza, il rinoceronte è un animale molto massiccio, molto pesante, le cammina costantemente addosso. Mi fa vedere specialmente con le zampe, preme a livello del petto, rendendole il respiro più difficile, ma mi fa vedere appunto la collaborazione fra il rinoceronte, le sue entità mentali e le abduction che subisce spesso. Quante? Mm, io al momento ne vedo 3 alla settimana, in questo periodo qui. Impianti. Dunque l'impianto mentale sembrerebbe come una specie di cresta che me la fa vedere come un po' collosa. Parte proprio dagli occhi, va sulla testa, arrivando fino alla nuca. Poi mi fa vedere un impianto eterico alla bocca, bocca intesa anche come apparato digerente, partendo dalla bocca e scendendo giù, stomaco ma anche intestino, genitali, il piede destro. E mentre mi vengono riesco a visualizzare questi impianti, riesco proprio a visualizzare queste specie di iniezioni che vengono effettuate in maniera anche abbastanza costante nel suo corpo, etericamente, durante le abduction. E sono poi queste che le provocano sia i lividi che questi capillari fragili. Ok, chiamiamo nel cinema i figli e tutti quelli che vogliono, il figlio e tutti Figlia, quelli che vogliono venire. nipoti. Vedo. Eh, marito no? Se vuoi, tutti quelli che vogliono venire. Marito no, no, Non viene. Il figlio no. che ha cercato di strozzarla? Sì, c'è, in prima fila. Non ho capito se è lo stesso figlio con cui poi ha fatto pace ma che non si fa sentire da 4 anni. A me sembra lo stesso, cioè è una sorta di tregua, di armistizio. Il figlio interferito, non ci importa, viene o non viene? Sì, sì, c'è, Ah, assolutamente sì. ok. Poi chi altri vedi
nel cinema. Lui mi fa vedere che a tratti ha questa consapevolezza di essere quasi posseduto. Mi dice che c'è questa idea quasi di possessione demoniaca, un po' familiare, e mi fa vedere che si palleggia questa, chiamiamola palla nera, non ben definita, lui con la madre, ce la palleggiano. Ci sono delle vite precedenti tra lui e la madre. Ah, forte, ecco, vedi, questa palla poi diventa una matassa di lana, mi fa vedere loro due, anziane, che con i gomitoli creano, ma adesso mi fa vedere dei maglioni, delle sciarpe. Sono due anziane, vedo che sono rimaste entrambe vedove e si fanno compagnia così. Poi mi fa vedere, mi spiace un pochino dirlo, lei che è tipo una suora e che picchia lui che è bambino all'interno di un istituto. Ce n'è un'altra un po' simile perché mi fa vedere lei che è una maestra severa, di quelle che ancora usavano, sai, la bacchetta per picchiare sulle mani gli alunni. E lui è un alunno. Poi mi fa vedere lui che è un costruttore edile e la inganna. Le vende, non so come spiegarti, una sorta di casa che non esiste. Questo mi mostra. Ok, c'è qualcun altro nel cinema? Una donna, una signora, può essere un'amica, una presenza femminile. Va bene. Come vedi Patrizia così, a questo punto della sessione? Allora, ha ancora questo pesante senso di solitudine e di non essere compresa, però io vedo che è già iniziata una risoluzione e io anche inizio a sentirmi meglio. Ok, stavi male? Sì. Sì, è stata una notte molto difficile. Ah sì? Sì. Ok. Causa esoterica dell'artrosi degenerativa. Lei è da anni che è sottoposta ad abduction e devo dire che si sono accaniti molto su di lei. Vedo che questi, chiamiamoli liquidi sostanze, che le hanno iniettato, oltre che averle compromesso la microcircolazione, di cui lei vede gli effetti con i capillari fragili rotti, vedo che sono andati come ad accumularsi, ad insediarsi nelle articolazioni, alterando il liquido sinoviale, alterando la cartilagine, distruggendola, assottigliandola. Eh, Mi mostra anche come questo sia anche collegato alla non connessione buona tra le parti della sua vita e i componenti della sua famiglia, perché le articolazioni sono proprio questo, no? Alla fine. Due elementi che si connettono per favorire il movimento. E nel suo caso questa connessione è interrotta sia a livello fisico che proprio anche
a livello energetico ed emotivo nella sua vita. Anche per quello che ho visto il cuore spezzato. Il cuore non è unito, è sconnesso. Disarticolato. Esattamente, esatto. Quando è iniziata questa artrosi a livello eterico? Non mi importa proprio il tempo, quanto il fatto, quando è iniziato a non credere a se stessa, quando il figlio se n'è andato di casa, quando ha compreso che nessuno la capiva, 25-30 anni. all'età di... Su per giù. Perché una metà del cuore è più piccola, la destra, della sinistra, del cuore spezzato? Mamma mia. Mm, Allora, la prima cosa che mi dice è che lei ha questa fissa un po' della miocardite mhm. e quindi è come se rappresentasse questa infiammazione del miocardio, me la rappresenta così. Lei ce l'ha questa preoccupazione del Cinivac, sai? Sì, ce l'ha Mm, detto. Sì. mm, mm, mm. Molto forte, la vedi? Molto forte, perché è come se si prendesse a cuore il cuore degli altri, non solo dei propri cari strettamente appartenenti alla famiglia, ma più in generale, come se volesse parlare al cuore e non ci riesce. E vuole parlare al cuore delle persone, in particolar modo vedo al cuore di suo figlio, mentre ha un po' rinunciato al marito, vedo. Ehm, Però perché una è un po' più piccola, una porzione più piccola? Chiedilo a lei. Mm, Perché adesso già me lo sta cambiando. Vedo che sta, mm, onestamente non me l'aspettavo proprio, sta reagendo in maniera molto veloce. Questo cuore che all'inizio era così diviso, me lo sta presentando adesso unito, però asimmetrico, nel senso che da una parte è più gonfio rispetto all'altra, anche se non è più diviso. Eh, Dunque, allora mi parla di nuovo del tradimento. Come se dice, una parte di me, l'altra mia metà mi ha tradito profondamente. Mhm. Non riesco più a vedere il cuore in maniera equilibrata, bilanciata, armonica. Lo vedo così deformato. Perché il E mi fa microfono? vedere... Dimmi sì. eh, mi- Sento delle voci, Lucio. Ti fa vedere? Io no. No, Che dicono? sento delle voci, sento un eco forte. Ok, chiamalo questo eco. Vediamo chi lo produce. Mm. Ma senti una cosa, qua c'è da andare a vedere un attimo questa sorta di esorcismo che gli hanno fatto. Andiamo a vedere l'esorcismo. Ci volevo arrivare insieme alle presenze in casa. Un po' di anni fa un prete, che bello, le fa un esorcismo. Un esorciggio. Non sto vedendo per niente delle belle cose. Mi dà come questo prete che anziché togliere, mette, perché quello che vuole creare è una solidità di legame, di dipendenza e non la liberazione. Quindi io vedo il processo inverso. Ma è un macello, perdonami, veramente, perché Sì. io vedo tra l'altro un collegamento tra la Chiesa e i militari e
è come se questa conversazione resa così difficile sia stata proprio bloccata da questi due organi, che poi in questo momento io lo vedo quasi un organo solo, organo militare e organo chiesa. Infatti questa conversazione in questo momento è molto ascoltata e controllata. Va bene, un ad eternum in bocca a tutti quelli che l'ascoltano. Venuto Papa Bergoglio, aiuto. Un ad eternum in bocca a Papa Bergoglio. Uno in bocca a tutti i militari coinvolti in questa operazione, a tutti gli ecclesiastici. Sì, qua bisogna capire bene, sai, abbiamo No, troppi glielo mettiamo però. sì, Glielo a mettiamo. disposizione, perché qua io vedo qualcosa per cui o Patrizia o il figlio di Patrizia ha avuto un'esperienza in qualche ambito religioso, dove sono venuti a conoscenza di cose, pedofilia, dintorni, c'è qualcosa così. Cosa vedi? Pedofilia, dintorni. Mi spiace. Così, vedo così. Che ti dispiace? È l'analisi questa. Non l'hai trattata tu. Va bene, dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Quindi mettiamo un po' di ad eternum in giro, perché io sinceramente di essere controllato non ne ho voglia, non ho intenzione, non me ne frega niente. Sì. Sul tuo computer? Circoscriviamo il patto che lei ha sottoscritto con quel finto esorcismo. Questi che facciamo noi sono esorcismi, quelli della Chiesa sono inculate. Permettetemi il termine volgare, non dovevo dire inculate. Non dovevo proprio dirlo perché è una parolaccia, inculate. Lo vedi il contratto? Andiamolo proprio direttamente nel cluster. Lo identifichiamo e vediamo nella sostanza cosa ha comportato. Satana mi apre la pergamena. Violenza, incomprensione. Il figlio che la strozza? È una Sì, conseguenza? infatti mi ha dato proprio quella scena lì. Vedo lei con le spalle al muro, lui che stringe il collo. Ma non è La, stato l'unico episodio di violenza però in questa famiglia. l'incomprensione, nessuno la capisce, sia nella famiglia che sul tema Cinivacche in generale. Sì, ma incomprensione è dire poco, un isolamento profondo, mi fa vedere proprio lei al buio. Tutto derivante da questo. Sì, e gli altri come con l'ovatta nelle orecchie quando lei parla. E che si girano dall'altra parte. Ah, guarda un po'. Sai che cosa mi fa vedere? Mi fa vedere di nuovo l'abduction, dove quando gli fanno queste iniezioni la vogliono veramente rendere trasparente, come questo liquido ehm, che la renda invisibile agli occhi e alle orecchie degli altri. Come è E quindi trasparente fanno adesso che così. non c'è. Sì, 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 esatto. È il massimo Si livello smontano di... le articolazioni, sì, di annullamento. Tu la vedevi trasparente quando ti ha dato l'autorizzazione, adesso non Sì, c'è, l'abbiamo solo sentita al telefono, sì. non ha Skype, non è tecnologica. Guardate che non essere tecnologici è una vostra scusa, non è né una cosa così, che vi circonda di un'aura di olistica, di natura, di purezza, di incontaminatezza. Siete soltanto fuori dai giochi, tutto lì. Questa non è tecnologia, sono quattro baggianate. Compresso un Lucio, telefono che... senti, mi dice che tutto il periodo in cui che lei, ed adesso mi vengono i pezzi, che lei ha questa amnesia lunga. Mm? Io dico che sono avvenute delle cose relative,
ha un ambito religioso o parareligioso, cose del genere, parecchio traumatiche. Tipo? Sempre così, in ambito di violenza. A E lei? secondo me sì. Fisica? Riti? Molto psicologica e molto di terrore, quel terrore che ti paralizza fisicamente e che ti annulla. Sì, a livello di riti, sai perché? Perché è proprio come se avessero fatto tabula rasa, tanta è la paura che gli hanno messo addosso, tanto lo shock, il trauma. Va bene. Stanchezza, nausea. Lei è molto provata da queste abduction e dal fatto che non riesce a riposare e poi anche vedo che da un punto di vista alimentare c'è un po' di disordine, la nausea è anche un po' quello. Respiro corto. Vedo il rinoceronte che proprio si siede sul petto. Va bene. Apriamo il portale aureo. Chiamiamo la madre disincarnata, tutti i parenti di Patrizia e tutte le eventuali, se ci sono, verifica se ci sono, presenze in casa. Guarda, ti posso dire che c'erano all'inizio della sessione, già adesso per esempio non ci sono più. Quant'erano? Intanto tipo anche dei piccoli demoni. Poi mi fa vedere qualche disincarnato che ha avuto una morte tormentata. Mi dice il numero 7. La madre è arrivata con delle occhiaie profonde e mi dice: sono 100 anni che non dormo. Vic, la cui informazione principale è che non esiste il sonno. Ah, ma io ho dormito tutta la vita. Non esiste né il sonno né la veglia. È un gioco in cui si pensa che esista il sonno e la veglia, il dormire e non dormire, l'insonnia o il sonno profondo. Interessante, perché ha spostato la sua attenzione dal dormire e non dormire del corpo alla consapevolezza. C'è già arrivata, che l'unica a dormire e a non dormire è la consapevolezza. Vedo che si alza dal letto, un letto mi fa vedere tipo di ottone, con il materasso un po' alto di lana, imbottito di lana. Si alza, è ancora tipo in camicia da notte, anche con la cuffietta in testa. E dice: sono pronta per la prossima vita. Bene, vuole dire qualcosa alla figlia? Che ha avuto la gentilezza di chiamarla e aiutarla? Grazie perché avrei continuato a dormire. Mi fa vedere che è come se volesse avere un contatto con i nipoti, come se provasse ad allungare la mano, la vedo molto magra come mano, così, per accarezzare i nipoti. E alla figlia, precisamente, cosa vuole dire? Vedo che le mette una margherita all'occhiello.
all'occhiello della camicia. È bello perché c'è un bel contrasto tra il buio in cui era e il giallo, il bianco così luminoso della margherita. È un bel simbolo. La vedo sia di tranquillità che anche proprio di rinascita. Va bene, la facciamo andare nel portale Aureo, vediamo quanti parenti connessi a Patrizia e non la seguono. E vorrei sapere quante sono le presenze in casa che vanno nel portale Aureo, quante erano in casa, e se vedi qualcosa, dove, cosa facevano. Sì, allora io ne avevo viste 7, il numero che mi aveva dato era 7. Ho visto queste, boh, come fossero delle ombre, anche un po' simili a quella palla che si erano rimbalzati la madre e il figlio, quella palla nera, e mi fa vedere come gironzolavano per casa, ma specialmente camera da letto, ed era quella che lei effettivamente un po' sì, come delle ombre, delle proiezioni sembrano, no? E che lei vedeva verso i piedi del letto. Queste sono quelle che mi fa vedere, poi mi fa vedere come un uomo proprio con la mascella abbassata, che vedo che ha avuto una morte lunga, lenta, di agonia. Questo me l'ha fatto vedere. Che però cioè non è legata a lei, non è un suo parente. Vedo che quando è stato fatto questo esorcismo sono state portate delle presenze, tra cui appunto questo qui, con la mascella abbassata. Quasi come per prolungare questo suo stato di confusione mentale, la volevano proprio far stare così in questa confusione mentale. Comunque, totale disincarnati me ne dà 506. Ottimo. Qualcuno in particolare oltre alla madre? Qua mi dà una donna morta e me la dà come presenza amica, probabilmente era un'amica di infanzia. Chiudiamo il portale Aureo. Sì. Caligola esiste ancora? No, Non ci esiste già più il progetto? Come la vedi, no, Patrizia? mi ha davvero sorpreso. Perché tanto era annientata, in silenzio, trasparente, sfiduciata e impotente, è come se si fosse sentita compresa e ascoltata. Dopo anni e decine d'anni, perché lei mi fa vedere decine d'anni, in cui si sentiva completamente ignorata, su tutti i fronti. E vedo che questo gli ha dato proprio una spinta forte di consapevolezza. Ok, vuole andare al cluster quindi? Mm-mm. Ci vuole andare o no? Ho un'idea che Sì, io ho sì. suggerito. No, no, ci vuole andare, mi ha portato però tipo, non so perché, in Piazza del Popolo a Roma. Mhm. Beh, c'è il Vaticano a Roma. Così, mi ha portato lì. Mm, mm, Mi mette l'attenzione sui San Pietrini, mi dice che sono quelli contratti. Me lo rappresenta così il cluster, Che sono nel Piazza tanti. del Popolo. Piazza del Sì, sì. Popolo saranno migliaia e migliaia di San Pietrini. Eh, Bene, tutti via. mm. Il portale definitivo. E vediamo se crea lei un ad eternum. Il suo primo.
Scusa un attimo. Madonna santa. Ho capito perché mi viene Papa Bergoglio che entra in una capsula dentro questo portale. Va bene. Oh, va bene. Cioè? Ah, ok, niente, vabbè. Non saprei spiegare. Ok. Via tutto. Penso che Vediamo siamo se lì, sai? Forse sì, sta... sì, sta per andarsene fuori dalle balle. suppongo di sì. Perché Arrivano gli c'è alieni? consistenza. Arrivano gli alieni, vediamo. No, sono già arrivati. Sì, però in televisione arrivano. Cioè, vengono sdoganati? La nuova religione? Preghiamo. Ma è interessante perché me le fa vedere loro dove di solito c'è il pulpito da cui si affaccia il, il Papa e mi fa vedere che c'è una presenza aliena che si affaccia. Però non riesco a capire se c'è un vero sdoganamento o di nuovo vorrà passare per un essere umano. Secondo me la stanno definendo la questione. Allora, al momento sono propensi per lo sdoganamento. Per la manifestazione diretta degli alieni. Ma non è ancora presa questa decisione finale. Ad eternum qua. Il cluster di Patrizia. Creato da lei, ovviamente. Mi fa vedere che prende in mano il microfono e finalmente riesce a parlare, anzi ad urlare, ed è dentro al microfono che dice ad eternum. Lo ripete 3 volte come una formula magica ed è dal microfono che si sviluppa l'ad eternum. Perché lei aveva bisogno di dar voce a se stessa, esprimersi. Naturalmente ha già buttato tutto nel portale definitivo, eh. Ok. Avatar. Ma ti dico cosa vedo. C'è una suora che dice non c'è niente da vedere qui e vorrebbe cacciarci via. Questa è l'immagine che mi propone. Eh, Uccide Patrizia, non una suora. esatto. Com'è l'avatar? Chi è sta suora? Cosa vuole? Perché praticamente mi sta ostruendo la visione, no? Chi è? Dicendomi non c'è niente da vedere. Chi interferisce? Con Patrizia? Sì, 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 certo. Sua? Mm. Ok. Patrizia la vuole tenere? No, Patrizia non la vuole. No, Allora la mette in un portale gabinetto. Via. La suora va nel gabinetto. va bene. Benissimo. La suora è uno Benissimo. scarto, va buttata come gli scarti nei cessi. Sì, sì, sì. Via. Tira l'acqua Patrizia e la suora non Sì, c'è più con i suoi baffi. Via. sì. Una suora un Abbiamo, po' infermiera, era un po' un bene, mix. abbiamo eliminato uno scarto. Boh, andiamo avanti. Dov'è l'avatar? Come è fatto? Quello Con che le stava... chele. Ok, un favollo. L'inventore della parola favollo è un cretino. Io penso che Patrizia sappia cosa vuol dire. Eh sì, Patrizia lo sa, è un Eh. granchio il favollo.
come il suo inventore, quello che mi ha detto cosa vuol dire, gli assomiglia. Ha proprio la forma di un favollo. Vabbè, comunque il favollo, il granchio cosa fa? È la forma dell'avatar. Sì. Ehm, Mi fa proprio vedere mm, Distratta da quel quanta cretino là. interferenza del secondo universo c'è stata nella vita di Patrizia. Ah, Mm. E mi fa vedere proprio come lui abbia sempre scritto una regia che la portava sempre nel secondo universo. le serve ancora l'avatar, ne è affezionata? No, 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 Che è no, affezionata? no, Lo tiene? no. Lo butta? Mi fa vedere che ha messo tutto dentro un televisore e mi fa vedere come poteva essere una volta. Sai quando si interrompevano i programmi? Cosa compariva, Ah, no? Nello schermo? quel disegno bianco-nero con i quadrati. Sì, che ha un Quello, nome, non ricordo. Quella roba lì, quella cretinata lì. Sa cosa quello. voleva dire davvero? Mm. E mi fa vedere che prende questo televisore e lo butta nel portale definitivo. Bene, beh, l'immagine è molto indicativa e carina, no? Buttiamo la televisione nel cesso insieme alle suore e tutto il resto. Eh. Berlusconi, così. O il suo clone che c'è adesso. Bene, ottimo. Anche qui un ad eternum. Vedo che ha chiamato un nipote e che l'ha fatta insieme al nipote, perché ne sente la mancanza, no? Mm, fatta insieme, un bambino. Nipote, e lei ha figli, quindi credo ne abbia due, almeno, che sono nel cinema. Figli, marito, nipote. No, il marito no, non c'è. Marito no, infatti. No. C'è un certo sbigottimento, sai, nel cinema. Proprio la sensazione di non aver capito tante cose e, e tutto d'un colpo si è rischiarato il paesaggio, vedo. Da che l'ambiente era molto scuro e si faceva fatica anche a capire dove poter mettere i piedi, adesso proprio si è illuminato. Ecco, in particolar modo vedo il volto del figlio illuminato, anche un po' sconvolto. Va bene. Allora, avatar e cluster sono stati fatti. Con questa nuova condizione, le entità eteriche, che non ripeto, le mentali, e gli impianti ci sono ancora. No, non c'è. No, basta. Il progetto Caligola c'è ancora. Nemmeno. Le abduction ci sono ancora. No, non ci sono più. Le tre emoticon ci sono ancora. È rimasto il microfono, ma in un altro senso. Quale? Vedo che Patrizia lo tiene in mano con disinvoltura, gioca anche un pochettino con il filo del microfono, parlando all'interno del microfono e vedo che c'è davanti un pubblico che l'ascolta e lei parla in maniera sciolta, fluida, con una voce carismatica, convincente e molto amorevole. Molto bene. Nuova frequenza. 142 miliardi. Consapevolezza. 195%. PS. 48%. Vite. 1803. Cervello.
9. La bocca cucita c'è ancora? No, sta parlando in maniera... vedo che scandisce bene le parole e spesso sorride. Messaggio finale che si vuole lasciare. Che lei lascia a se stessa. Dopo che ha finito questo messaggio, può lasciare un piccolo messaggio anche ai figli. Mi sembra che lo stia facendo un po' in contemporanea a tutti, perché sta parlando al pubblico e nel pubblico ci sono anche i figli. Ora vi dico e mi dico che cos'è davvero l'amore. Ho sempre travisato questo concetto, non l'ho mai compreso fino in fondo. Ora sono in grado di amare, ora sono in grado di prendere e dare amore. Vedo molti sguardi commossi fra il pubblico, molti cenni di sì con la testa, consenso. Ci sono ancora tracce di quella fattura? No, nessuna. La fattura, scusami, dell'esorcismo. Dell'esorcismo. No. No. Lei ha compreso come attraverso l'amore è in grado di riparare alle cose peggiori. Ok, vuole aggiungere qualcosa a se stessa? Adesso mi do una bella regolata anche con il cibo, ma mi rivolgo a una nutrizionista e rinnovo il mio guardaroba, mi occupa anche un pochino più di me. Basta l'isolamento. Ora voglio essere nel mondo pienamente e so che sarò ascoltata. So che sarò vista. La vedi bene? Sì, vedo la PS e la PE che l'abbracciano. Una bella immagine finale, molto luminosa. Ottimo. Brava Monica. Disconnettiti da tutto e tutti.